Ciao carissimi, bentornati su Segreti Turchi. Se è la prima volta che passate da qui, iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete questo video con chi ama i retroscena delle star. Mettetevi comodi, perché oggi vi porto dentro il chiacchiericcio più caldo del momento, e al centro, ancora una volta, ci sono loro, Can Yaman e Demet Özdemir. Il mondo dello spettacolo turco è tornato a vibrare dopo un commento inatteso di Can, un commento che tocca Demet e, indirettamente, anche Satay Ulusoy e Aslan Malbora. Tutto è accaduto lontano da casa, in una notte scintillante di Madrid, durante una premiazione affollata di star, flash e curiosi. Can, che in Spagna ormai cammina come se la città fosse un set costruito per lui, è arrivato elegante e sorridente sul red carpet. I fotografi lo hanno circondato, i fan hanno urlato il suo nome, e i giornalisti non hanno perso l'occasione di lanciargli domande piccanti. A sorpresa, una cronista spagnola gli ha chiesto senza giri di parole cosa pensasse dell'alchimia tra Demet e Satay nella loro serie di successo, se quel feeling, così evidente in scena, potesse uscire dallo schermo e trasformarsi in una storia reale. Per un attimo Can ha rallentato il passo, ha posato lo sguardo in avanti come per scegliere con cura ogni sillaba, poi ha sorriso di lato, quel sorriso che i suoi fan conoscono bene, e ha risposto in modo che nessuno si aspettava. Ha detto che Demet e Satay non vivranno un grande amore nella vita reale. Non perché manchi la magia in scena, ma perché la realtà, a volte, è più ferma del sogno. Nella vita di Satay c'è Aslan Malbora, concretezza e sentimento, una presenza che non si tratta di un capriccio passeggero. Ha aggiunto che non vede ragioni per un tradimento, perché tra loro c'è qualcosa di speciale. Attorno, per un istante, si è fatto silenzio, come se la folla avesse trattenuto il fiato. Poi Can, con un tono calmo, ha allargato il discorso. Ha detto che Demet è una donna fortissima, che lui la stima, che apprezza il suo modo di lavorare e il rigore con cui porta avanti la sua carriera. E ha proseguito, se parliamo di recitazione, ha spiegato, sia Demet che Satay stanno facendo un lavoro notevole, sono due professionisti che tengono incollato il pubblico. Il suo augurio finale? Che siano sempre felici. Un auspicio pronunciato con tranquillità, ma che ha lasciato molti a interrogarsi su cosa ci fosse sotto la superficie. Negli ultimi mesi, infatti, la vita di Can in Spagna ha fatto notizia quasi ogni giorno. La sua immagine, tra fascino e carisma, è diventata una costante dei magazine iberici. E a tenere banco non sono solo i progetti professionali, ma anche i rumor su una presunta frequentazione con l'attrice spagnola Sara Bluma. I due sono stati avvistati spesso agli stessi eventi, sempre a un passo di distanza, mai troppo espliciti ma nemmeno attenti a nascondersi. Le foto insieme sono bastate perché i media spagnoli li definissero la nuova coppia potente della scena. Gli sguardi complici, i saluti condivisi, il modo in cui lei pare seguirlo con discrezione, tutto ha acceso la fantasia del pubblico. E così le parole di Can su Demet hanno aperto due letture opposte. C'è chi le ha prese come segno di maturità, quasi una dimostrazione che, nonostante il passato importante, tra loro resti un rispetto limpido. Ma c'è chi, guardando il sorriso trattenuto, ha letto una sfumatura di gelosia, un filo sottile rimasto a vibrare, lo stesso filo che i fan non hanno mai smesso di annodare tra i due. Quando le dichiarazioni sono esplose online, l'attenzione si è spostata immediatamente su Satay Ulusoy e su Aslan Malbora. Nessuno dei due ha voluto intervenire pubblicamente, scelta prudente e forse inevitabile dopo un commento così diretto. Eppure, voci di corridoio raccontano che ad Aslan quelle parole siano sembrate un po' troppo personali, come se qualcuno avesse allungato la mano oltre il confine. Di certo, nelle ultime settimane, lei ha preferito il silenzio e la sobrietà, consapevole che meno si parla, meno si alimenta il fuoco. Sul fronte Demet, persone a lei vicine sussurrano che, abituata come al chiasso mediatico, abbia avvertito stavolta la risposta di Can come una freccia scoperta, un giudizio troppo netto sulla sua vita. Tuttavia, fedele alla propria immagine di professionalità ed eleganza, ha scelto di non rispondere davanti ai microfoni, evitando di nutrire la tempesta.
Eppure qualcosa è successo, quella stessa sera. Sul suo profilo, in una storia di Instagram sobria e senza orpelli, Dimet ha pubblicato una frase breve e tagliente: le verità non parlano, non cercano applausi. Nessun nome, nessun riferimento diretto, solo una riga capace di vibrare. Il messaggio ha viaggiato in pochi minuti, ripostato, citato, analizzato parola per parola. I fan hanno riempito i commenti. C'è chi ha interpretato la frase come una risposta elegante alla situazione, chi l'ha letta come un invito a guardare avanti, chi come la prova che certe porte del passato restano chiuse, per quanto il pubblico provi ad aprirle. In quel sussurro di poche parole, molti hanno riconosciuto la Dimet di sempre, determinata, attenta a non lasciarsi trascinare nella rissa, capace di dire tanto senza urlare. Intanto, nonostante la tempesta di attenzioni, il set non si è fermato. Dimet e Satai hanno continuato a girare la loro serie secondo il calendario, presentandosi puntuali, stringendo i tempi, rispettando il ritmo serrato della produzione. Ma chi lavora dietro le quinte ammette che l'eco del gossip sia arrivata fin dentro i corridoi. Un membro della troupe, rimasto anonimo, ha raccontato alla stampa che Dimet è di una concentrazione ferrea, che tiene la testa bassa e non cerca distrazioni, ma che negli ultimi giorni la pressione è stata più intensa del solito. Vuole solo lavorare, ha confidato, mettere tutto il resto in secondo piano. E i numeri, per ora, le danno ragione, gli ascolti restano altissimi. Le scene con i due protagonisti escono vibranti, cariche di tutto quel magnetismo che il pubblico aspetta. L'ufficio stampa di Dimet, da parte sua, continua a negare qualsiasi retroscena sentimentale fuori dallo schermo. L'alchimia è parte del mestiere, ricordano, la vita reale ha tempi e regole diverse. Mentre i titoli rimbalzano da una testata all'altra, cresce un altro sussurro. Dimet potrebbe spingersi presto verso l'Europa con un progetto nuovo. Si parla di contatti con una produzione europea, di un copione arrivato al momento giusto, forse l'occasione per accendere una nuova fase professionale lontano dal riflettore, spesso feroce, che illumina ogni passo in Turchia. Per alcuni è una fuga, per altri un'evoluzione naturale, per altri ancora una strategia per respirare e misurarsi con un pubblico diverso. Dimet, che da anni si muove tra disciplina e intuizione, sembra interessata a un orizzonte più ampio, dove sperimentare tonalità nuove e lasciare che il suo nome si scriva anche in lingue diverse. E dall'altra parte c'è Khan, che in Spagna sta vivendo un percorso quasi parallelo, fatto di eventi, serate di gala, porte che si spalancano nei salotti televisivi e nuove conoscenze. Il suo modo di occupare lo spazio, quella sicurezza speziata di ironia, cattura gli sguardi e affascina. Il legame con Sara Bluma, se di legame si tratta, resta in quella zona dove la vita privata e l'immagine pubblica si toccano senza confondersi. Camminano vicini, si siedono uno accanto all'altra, si salutano con naturalezza, gesti minimi, ma sufficienti a scatenare supposizioni. È in questo quadro, tra l'eco del passato e il fermento del presente, che quelle frasi pronunciate sul tappeto rosso hanno assunto il tono di una dichiarazione che guarda in più direzioni. Un confine tracciato nettamente tra finzione e realtà, un tributo al valore di Dimet come artista, e insieme un promemoria sull'esistenza concreta di amori che non cercano riflettori. Da tempo, anche se la loro storia si è chiusa, i nomi di Can Yaman e Dimet Özdemir continuano a comparire nello stesso respiro. È come se, nell'immaginario del pubblico, restasse un filo sottile che nessun titolo è riuscito a recidere del tutto. Un filo fatto di ricordi condivisi, di ruoli che li hanno consacrati, di un'alchimia che è diventata parte del racconto popolare. Oggi la loro traiettoria sembra procedere su binari diversi, lui che brilla tra Madrid e le capitali europee, lei che presidia il prime time turco e prepara forse un salto oltre confine. Eppure, ogni tanto, capita che i loro percorsi si sfiorino nelle parole, in una storia sui social, in una domanda imprevista di un reporter. Le parole finali di Khan, quelle pronunciate come un sigillo, l'augurio che siano sempre felici, che hanno il sapore di una porta socchiusa, non promettono nulla e non rivendicano niente. Dicono solo che la felicità, a volte, abita in luoghi separati, in tempi che non si incastrano più.
Forse è proprio questo che il pubblico fatica ad accettare. La bellezza di una stagione passata, quando la chimica tra Khan e Dimet sembrava una lingua comune, e la maturità di accettare che oggi quella lingua suoni in contesti diversi. C'è chi ci legge una pace raggiunta, c'è chi teme che dietro ci sia un retrogusto di nostalgia. Ma resta il fatto che, nonostante tutto, quel rispetto reciproco continua a emergere, come una costante che sopravvive alle speculazioni. Nel frattempo, sul set dove lavorano Dimet e Satai, la produzione ha ricalibrato qualche dettaglio logistico per tenere lontano hack indiscreti. Si sono intensificate le misure per evitare fughe di informazioni, le call si sono fatte più discrete, e gli ingressi meno affollati. Nessun rallentamento, però, la macchina va avanti, il copione si arricchisce, e gli spettatori premiano. Se l'obiettivo era quello di riportare l'attenzione sulla storia, pare stia funzionando, perché tutte le conversazioni, dopo il picco della polemica, sono tornate a ruotare intorno agli snodi narrativi. Chi c'era quella sera a Madrid giura che, terminata l'intervista, Khan abbia salutato la stampa con la stessa naturalezza con cui era arrivato, senza sottrarsi alle foto ma anche senza cavalcare l'onda. Come se, una volta dette le sue verità, non avesse bisogno di aggiungere altro. E così restano sul tavolo 3 immagini, Khan che si muove tra l'entusiasmo ispanico e il fascino dei salotti internazionali, Dimet che si concentra con determinazione per difendere i suoi spazi e il suo lavoro, e una coppia, quella formata da Satai e Aslan che viene nominata senza pronunciarsi, consapevole che ogni parola può trasformarsi in un titolo. La storia che si racconta fuori, dal pubblico, è piena di intrecci, di nostalgie, di desideri di ritorno. Ma la storia che vivono loro, dentro, sembra un'altra, fatta di responsabilità professionali, di scelte ponderate, di vite che continuano. A volte basterebbe ricordarlo, per ridare alle immagini dello schermo la loro giusta cornice. Se siete arrivati fin qui, siete voi la nostra forza. Iscrivetevi a Segreti Turchi, mettete un like se questo racconto vi ha appassionato, e condividetelo con gli amici che amano seguire ogni dettaglio di Khan Yaman e Dimet Özdemir. Ci ritroviamo presto, con nuovi aggiornamenti e nuove storie, al prossimo video, sempre qui, dove i segreti diventano racconto.